Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere queste due action cam, il top e il flop. No dai, è brutto dirle così perché sono action cam sì economiche, ma la IA100 è la più economica di tutte. E andremo anche a vedere la IA800, diciamo la top di gamma di Ezekiel, non so bene se si pronunci in questa maniera qua. Partiamo velocemente con l'unboxing perché all'interno di entrambe le action cam c'è veramente tutto e come dico sempre consiglio di acquistare almeno una seconda action cam di questo tipo solo per avere un bel kit accessori proprio come questo qui, perché su entrambe le action cam c'è veramente tutto. Telecomando per avviare le registrazioni oppure per scattare le fotografie, mi raccomando solo per avviare le registrazioni perché l'action cam non si accende con il telecomando. E poi ci sono anche tutti i vari attacchi come anche supporti per la bicicletta, custodia impermeabile e base di ricarica con in totale 2 batterie ognuna. E prima di partire con la IA800 non vedete una cosa importantissima, ma registra in 6K, cioè risoluzione assurda per un action cam di 100 euro. Vabbè dai, non sono assolutamente i 6K veritieri, ma sono interpolati e non cambia assolutamente nulla dal 4K se non per la stabilizzazione che in 6K non si può mettere. E se uno va a vedere le proprietà dei video, sì, si nota la risoluzione 6K, ma come qualità non cambia nulla dal 4K. Come qualità costruttiva si nota un leggero peso maggiore nella IA800, nella IA100 invece proprio interamente in plastica e anche molto leggera. IA800 che guadagna la resistenza, può resistere ad un'immersione di 10 metri circa senza la custodia impermeabile, poi si passa a 40 metri di profondità con entrambe le action cam con la custodia in dotazione. Ci sono le varie guarnizioni su ogni sportello nella IA800, anche se rimane leggermente aperto lo sportellino e insomma io non mi fiderei più di tanto, anche se vado ad aprire lo sportellino batteria, lo vado a rincastrare, rimane sempre un leggero spessore che comunque la guarnizione dovrebbe coprire. Vabbè, io non mi fido a immergerla, poi ditemi voi se avete riscontrato problemi. IA100 all'attacco micro USB per ricaricarla, proprio qui sotto allo sportellino, e invece nella IA800 c'è la porta Type-C. Oh, finalmente porta Type-C e nel caricatore per entrambi le action cam cosa c'è qui? L'attacco micro USB, beh geniale, una vera genialata. E quindi se volete usare il caricatore dovete avere la micro USB, insomma valutate voi il da farsi. Facevano prima metterci il micro USB anche qui, così attacco tradizionale sia come base che come action cam e sinceramente era la soluzione migliore. Le ho testate entrambe con micro SD, le classiche della SanDisk 64 GB e funzionano senza problemi. Se me ve le lascio linkate qui sotto in descrizione o comunque anche nell'articolo trovate i link. Una normalissima SanDisk, non di quelle ultra veloci, le Pro, non c'è neanche bisogno, neanche nella versione 4K. Schermi posteriori entrambi da 2 pollici, si nota la differenza di temperatura e di colore. Se guardate IA100 molto azzurra, quindi temperatura fredda, e temperatura calda per l'IA800, ma per quanto riguarda il touch scarsissimo su entrambi. E poi cos'altro dire per quanto riguarda gli schermi, che nella IA800 abbiamo anche lo schermo anteriore che si può abilitare prima di una registrazione e non si possono attivare entrambi gli schermi, quindi o solo anteriore o solo posteriore, e bisognerà premere il tastino qui a lato. E poi non così tanto visibili questi schermi sotto la luce del sole, potevano migliorarli un pochino. C'è il wifi su entrambi per scaricare i contenuti e vedere in diretta cosa si sta riprendendo, e possono anche essere usate come dashcam, quindi una volta attivata l'opzione, c'è proprio l'opzione auto nelle opzioni su entrambi le action cam, una volta che l'action cam riceve corrente inizierà la registrazione automaticamente. Come vanno queste action cam? Cerchiamo di arrivare subito al dunque. Diciamo sono sì molto economiche, IA100 assolutamente, e bisogna accontentarsi. 20 megapixel contro i 24 megapixel e si nota assolutamente anche solo dagli scatti che la qualità è nettamente migliore. Questi megapixel sono solo sulla carta e IA100 insomma non se la cava bene in qualsiasi ambito. Diciamo nelle fotografie, proprio fotografie da utilizzo social,
neanche. Li utilizzate entrambi praticamente sempre in abbinata. Se avete visto, avevo sempre con me il mio bastone multiplo, anche per capire immediatamente le differenze tra una e l'altra action cam. Infatti vi lascio in sovraimpressione tutte le varie riprese che ho effettuato. Praticamente lo portate sempre con me ed entrambe avviavo la registrazione nello stesso momento, così da farmi un'idea io e farvi un'idea voi. I-A100 stabilizzazione solo in 2K, 30 fps, ed una volta abilitato il jitter, lo chiamano così, è sempre la stabilizzazione, lo trovate nelle impostazioni, i video sì sono stabili ma con una qualità nettamente inferiore. Cioè guardate che differenza video tra una e l'altra action cam. Con la stabilizzazione attiva si effettua un pochino di crop, l'immagine è sì stabilizzata ma una qualità assolutamente inferiore. E guardate anche le riprese, quelle che ho effettuato in auto, quindi se la dovete andare ad utilizzare come dashcam, cioè neanche a 5 metri si riesce a vedere la targa dell'auto che ci sta di fronte. Quindi direi meglio passare a 1080p se volete avere una ripresa stabilizzata, oppure c'è il 4K 30 fps, qualità migliore. Ma ho detto 30 fps, sì, 30 fps sempre sulla carta, ma sinceramente visti anche a computer sembrano tipo 15 fps, tutto scatti, è una roba allucinante il 4K su questa action cam. Ed infine per quanto riguarda IA100, forse 100 significava proprio ISO 100, perché bisogna impostare gli ISO manualmente, e se lasciate gli ISO automatici, quindi al cambio di luce, quando deve passare tipo da ISO 100 a ISO 800, si vedono proprio tutti i vari gradini dei vari passaggi. Direi assolutamente bocciata per quanto riguarda gli ISO automatici, e li andate a impostare voi manualmente, così almeno per risolvere questa situazione. Quindi valutate voi in base a cosa dovete andare a registrare. Come vi ho già anticipato, IA800, quindi la più costosa, può registrare addirittura in 6K interpolati a 30 fps. Insomma, con questo vi ho detto tutto, perché non si può nemmeno attivare la stabilizzazione. Quindi direi 6K interpolato non è che mi piace più di tanto. Non serve praticamente a nulla perché è interpolato, quindi uno dice vabbè, faccio lo zoom, faccio lo screenshot, niente, la qualità non serve a granché. 4K massima come risoluzione, direi che ci siamo già abbastanza con la IA800. Ho detto bene? 4K 30 fps perché si ha anche la stabilizzazione in 4K. Si va a togliere un pochino di angolo di visione, però direi che una qualità nettamente migliore rispetto alla sua coetanea. Dai test video guardate la differenza tra questa action cam e l'altra, una qualità nettamente migliore, non sarà proprio ai livelli della mia GoPro Hero 9, ma più o meno io l'ho equiparata un po' a Hero 5, Hero 6 più o meno. Qui ho provato anche a collegare il mio Rode con l'adattatore Type-C, ma non rileva i microfoni esterni. Ho voluto fare questa prova e quindi dovete accontentarvi dei microfoni integrati, che su entrambi penso siano gli stessi, non sono chissà che, un po' robotici. Adesso proviamo l'audio dell'action cam più economica versus quella leggermente più costosetta. Per quanto riguarda durata della batteria, molto simili, 1050 mAh IA100, 1350 mAh per l'IA800. Diciamo un'ora e 15 senza problemi si registra alla grande. Ho detto un'ora e 15 per non dire un'ora e mezza, dipende sempre dai vari accendi e spegni che uno fa. Comunque un'oretta di registrazione li fa senza problemi. E poi vi ricordo che avete in dotazione anche una batteria aggiuntiva. Arriviamo alle conclusioni, perché parliamo subito di prezzi. Al momento sarà anche perché è la settimana del Prime Day e in avvicinamento ci sono già varie offerte. IA100 viene venduta a 48 euro con il coupon che trovate sotto al prezzo. 48 euro, dai, ci sta, insomma, proprio a sufficienza. IA800, sempre col coupon presente sotto al prezzo, viene a costare 110 euro e direi, dai, è più o meno fattibile. Se volete una seconda camera e non puntate ad avere una buona qualità video, perché questa è la IA100, ma solamente per un'angolazione diversa di ripresa e anche per il prezzo assolutamente irrisorio, direi che IA100 ci può stare. Invece se lo volete utilizzare per i vari vlog o meno, no, assolutamente non vi consiglio.
La stabilità è buona sì, ma la qualità video è assolutamente scarsa. Gli 800 invece potrebbe essere una buona action cam principale anche per i neofiti che devono prenderci la mano ad utilizzare questo tipo di telecamere, e l'ho trovata anche affidabile, registra sempre senza problemi, anche non si surriscalda, quindi potete registrare 10 minuti senza problemi, non male. E poi è anche impermeabile, non che io mi fidi come ho già detto all'inizio, però potrei consigliarvi altre action cam tipo come Hero 5 o Hero 6, come vi ho detto più o meno è equiparabile, potete acquistarle di seconda mano per quanto riguarda GoPro, ma qui avete più o meno la stessa qualità di quelle che vi ho appena citato, ma almeno l'action cam è nuova e si fanno comunque buone riprese. Dai, spero di avervi fatto vedere ogni dettaglio di entrambe le cam, rimango sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. Qui sotto ci sono i commenti, mi trovate anche sui vari social, qui sotto ci sono tutti i vari links e tutto quanto. Un salutone e alla prossima Action Cam, sempre su Winblog.